Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Erba, una bellissima ragazza uccisa in una corte lombarda, con un unico fendente alla gola. Come indizio, una carota lasciata sulla scena del delitto. Oggi vi racconto la storia di Marisa Fontanella. Il 7 febbraio del 1996 a Erba, in provincia di Como, viene ritrovata morta una bellissima ragazza di 26 anni, Marisa Fontanella. È distesa a pancia in giù su un pavimento in un lago di sangue, con la gola recisa. Si trova nel bilocale disabitato che si trova nella corte dove abita, nella parte alta di Erba, in via Carcano 4. Al primo piano di quella corte abitano i Fontanella, il Papa Domenico, la mamma Tiziana e le due figlie, Marisa e Stefania. Al secondo piano abitano gli Alfano, moglie, marito e il figlio di 11 anni. Alfano è il cugino di Tiziana. Marisa era solita uscire di casa intorno alle 8 al mattino per recarsi in auto sul posto di lavoro. La ragazza lavorava nel centro storico di Como, in piazza San Fedele, in una ginseria, ma quel 7 febbraio Marisa non arriverà mai in negozio. Allarmati per il mancato arrivo della ragazza in negozio, i colleghi pensano immediatamente che si tratti di un incidente e avvisano i familiari che cominciano a cercarla. Ai familiari si aggiunge il fidanzato, che non vede Marisa dalla sera precedente. Sono tutti convinti che Marisa sia uscita di casa e abbia avuto un incidente lungo il tragitto e lì la cercano per ore, la cercano anche negli ospedali, salvo poi accorgersi diverse ore dopo che la macchina di Marisa è ancora parcheggiata in garage. Infine, a trovarla intorno alle 15 sarà Tito Cognetti, il marito di Michela, che è la migliore amica di Marisa, a cui i genitori si sono rivolti per chiedere aiuto. Tito si accorge che sulle scale della palazzina ci sono delle macchie di calce e mentre le osserva vede la porta del bilocale al piano terra. Gli basta una leggera pressione su quella porta che si spalanca rivelando il suo macabro contenuto. Tra la polvere, le ragnatele, gli scatoloni e i mobili impolverati fanno una drammatica scoperta. Trovano lei, trovano Marisa sotto un materasso, vestita di tutto punto con a fianco il suo zainetto, che però è stato svuotato. Le sono state rubate le chiavi di casa. In compenso fanno uno stranissimo ritrovamento. Accanto al corpo, infatti, gli inquirenti trovano una carota, che sarà la chiave di volta per la soluzione di questo caso. Marisa è morta per una profonda coltellata alla gola, sferrata con una lama affilata, che le ha reciso la giugolare. Il medico legale affermerà che la lama è entrata e uscita, senza lasciare slabbrature. Un colpo secco, sferrato senza indugio. Sul posto giunsero subito il PM di turno della Procura di Como, Vittorio Nessi, il comandante provinciale dei Carabinieri di Como, Orazio Ventura, e il comandante della caserma di Erba, Luciano Gallorini. Erba, una corte, Luciano Gallorini, e purtroppo le analogie con un altro caso famoso non terminano qua. La scena del delitto però fu alterata subito dall'incompetenza di un giovane medico di guardia che lasciò le tracce delle sue impronte nel sangue di Marisa e che ne girò il corpo per verificarne il decesso, anche se evidentemente purtroppo non ce n'era più bisogno. I genitori di Marisa erano sconvolti. La mamma Tiziana era convinta che si trattasse di un sequestro, mentre il papà Domenico non sapeva cosa pensare. Tutti però si facevano le stesse domande. Chi ha ucciso Marisa e perché? Gli inquirenti indagarono a 360 gradi. Furono sentiti tutti, i vicini, i parenti e gli amici. Marisa era una ragazza tranquilla, solare e affidabile.
e aveva una relazione stabile e duratura. Non aveva grilli per la testa. Gli inquirenti però, indagando, scoprono che la ragazza ultimamente era importunata da un uomo a bordo di una BMW nera. La ragazza non aveva raccontato la cosa ai suoi genitori per non destare in loro la preoccupazione, ma lo aveva raccontato ai colleghi e ai datori di lavoro, chiedendo loro di essere sempre accompagnata alla sua auto al termine del turno di lavoro. Gli inquirenti individuarono quest'uomo, ma i suoi genitori gli offrirono un alibi. Infatti, l'ora del delitto fu stabilita intorno alle 8:15 e per quell'ora l'uomo stava dormendo. Sebbene fidanzata da 8 anni con Ivano Lissi, che al momento dell'omicidio si trovava al lavoro, Marisa, essendo una ragazza veramente bella, aveva tantissimi ammiratori. A un certo punto fu preso in considerazione anche un poliziotto, che però uscì ben presto dalla lista dei sospettati. Il PM Vittorio Nessi insisteva sull'unico elemento certo. L'assassino conosceva la sua vittima, conosceva le sue abitudini, i suoi orari e il luogo del delitto. L'assassino era una persona molto vicina alla vittima, che se non viveva in quella casa la conosceva molto bene e la frequentava spesso. Si segue anche la pista del maniaco, a causa di strani fatti che avvennero in casa Fontanella. La famiglia Fontanella, infatti, già a partire dal 1995 fu vittima di strani furti. In un primo furto furono rubate gioielli, una videocamera, dei profumi, dei contanti, ma è a partire dal secondo furto che le cose si fanno più inquietanti, perché viene rubata anche la biancheria intima solo di Marisa. Il terzo furto è quello più inquietante di tutti, perché avviene mentre Marisa è in casa ed è sotto alla doccia. Vengono rubati infatti dal suo portafoglio 151.000 lire, che la ragazza aveva con sé perché un amico gli aveva chiesto la cortesia di comprargli un paio di scarpe. Tutti i furti sono stati perpetrati senza che ci fosse alcun segno di scasso o di effrazione. La famiglia Fontanella era solita farsi fare duplicati delle chiavi di casa dal cugino di Tiziana, da Fiorenzo Alfano, che abitava al piano superiore, aveva 38 anni, era sposato da 15 anni e aveva un figlio di 11 anni. Fiorenzo lavorava come magazziniere in una ditta di erba, ma come secondo lavoro faceva il calzolaio. Aveva allestito in garage un piccolo laboratorio e aveva il macchinario che serve per duplicare le chiavi. Fiorenzo era molto abile nei lavori manuali e quindi spesso era a disposizione della famiglia Fontanella per fare qualche lavoro o per duplicare delle chiavi. Fontanella era un uomo molto rispettato in paese perché era un uomo mite e un gran lavoratore. Dopo l'ennesimo furto, la famiglia Fontanella decide di cambiare le chiavi di casa, ma non lo fa fare a Fiorenzo questa volta perché quella mattina l'uomo non è in casa e dopo aver cambiato le chiavi non succede più nulla, non subiscono più furti. Quella tragica mattina ci sono 2 piccoli testimoni, 2 bambini che intorno alle 8:10 stavano aspettando fuori dalla corte perché dovevano essere accompagnati a scuola. I 2 bambini raccontano di aver sentito 2 grida di donna e uno di loro, incuriosito, si è avvicinato alla porta a vetri opachi della palazzina e ha sbirciato all'interno e racconta di aver visto un'ombra immobile. I 2 bambini raccontano di non aver visto nessuno né entrare né uscire da quella corte. Gli inquirenti si convincono ancora di più che l'assassino è qualcuno che vive in quel palazzo. Viene interrogato chiunque abbia a che fare con Marisa, ma tutti hanno un alibi di ferro. L'unico che non riesce a fornire un alibi ritenuto convincente dagli inquirenti è Fiorenzo Alfano. Gli inquirenti avevano puntato gli occhi su di lui sin da subito. Fiorenzo racconta che alle 8:10 era sotto la doccia, ma nessuno può fornirgli un alibi perché la moglie e il figlio erano usciti alle 8:10 quel mattino. Racconta di essere uscito poi intorno alle 8:45 per andare a comprare il pane. Dice di aver parlato con il prestinaio di una gara di mountain bike
di cui aveva lasciato anche un volantino, ma l'uomo non ricorda di averne parlato con lui, di averlo visto. Poi racconta di essere passato a casa della madre, di non averla trovata e di essere rientrato nella sua abitazione, di essere sceso in garage per ultimare delle scarpe sulle quali stava lavorando e di aver preparato dei panini da mangiare alla sera al lavoro. Poi dice di essere andato a prendere il figlio a scuola e di aver mangiato con lui in una trattoria. Il 9 febbraio Fiorenzo Alfano viene convocato dai carabinieri e qui il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Marisa inizia un'ispezione corporale su Alfano. Cerca delle tracce di colluttazione, ma non le trova. Sul corpo di Marisa non vengono trovate tracce di Alfano. Non vengono trovate tracce di Alfano nemmeno sul luogo del delitto. Le indagini però si concentrano su di lui. Vengono cercate tracce di sangue anche all'interno della sua abitazione. Vengono smontati anche i sanitari, ma non ne vengono trovate. Non vengono trovate tracce di sangue nemmeno nel garage. L'esame sull'unica minuscola goccia di sangue che viene trovata sulla ringhiera vicino al bilocale dove è stata uccisa Marisa non dà esito. L'indizio più grave sarebbe un'impronta di Alfano sul blocchetto della serratura dell'appartamento dove Marisa è stata uccisa. Però l'impronta digitale coincide in soli 11 punti, mentre per essere ritenuta una prova valida in Italia i punti in comune devono essere almeno 18. Inoltre l'uomo giustifica la presenza di una sua impronta su quella serratura. Racconta infatti che Domenico gli aveva chiesto il suo aiuto per entrare in quell'appartamento che non era di proprietà né di Alfano né di Fontanella. Era di un'altra proprietà che però non si riusciva a rintracciare e i Fontanella avevano necessità di entrare perché era in corso una perdita d'acqua e quindi i due uomini entrarono dall'appartamento da una finestra e poi aprirono la serratura. Fiorenzo Alfano si professa innocente e la moglie lo difende oltre ogni limite anche durante il processo. Di lui parlano bene anche i vicini di casa, gli amici e il datore di lavoro. Lo descrivono come un uomo mite e un gran lavoratore. Anche con i Fontanella i rapporti erano buoni, anche se non erano particolarmente stretti. Alfano nega di aver rivolto a Marisa delle attenzioni particolari e viceversa. Marisa era una ragazza molto espansiva e avrebbe sicuramente raccontato a qualcuno se fosse stata importunata da lui. Ma gli inquirenti, durante una perquisizione nel garage di Alfano, fanno un'inquietante scoperta. Trovano infatti tutta una serie di oggetti rubati in casa Fontanella. In particolare fu ritrovata una collana d'oro che Marisa aveva ricevuto in dono dal suo fidanzato. Fiorenzo ha una strana giustificazione in merito a questo fatto. Racconta infatti di aver comprato questa merce da un tossicodipendente. Racconta che era una sua abitudine acquistare questa merce, anche se sapeva che era rubata dai tossicodipendenti, per levarseli di torno, soprattutto quando aveva il negozio a Canso e quindi per evitare che entrassero spesso alla ricerca dei soldi era solito acquistare degli oggetti se erano di suo interesse. Questa storia però per gli inquirenti è proprio inverosimile. Trovano assurdo che lui abbia comprato da un tossicodipendente proprio la merce rubata nell'appartamento sotto casa sua. Ad incastrare ulteriormente Alfano sarà proprio la moglie, che racconterà agli inquirenti di aver nascosto diversi gioielli che le erano stati regalati dal marito e che lei aveva capito essere rubati. Una volta recuperati questi oggetti si scoprirà che appartenevano tutti a Marisa. A far pendere però totalmente l'ago della bilancia a sfavore di Alfano furono altri oggetti trovati durante le perquisizioni. Gli inquirenti infatti trovarono giornali e videocassette pornografiche e tutta una serie di falli artificiali, alcuni acquistati, altri prodotti direttamente dall'Alfano. E questi contenevano come anima proprio una carota come quella trovata sul luogo del delitto. Fiorenzo ammette queste divagazioni e rivendica il diritto di poter vivere la propria sessualità come meglio crede. Tanto più che la moglie era concorde con queste divagazioni.
Erano delle attività che facevano insieme per tenere viva la passione dopo 15 anni di matrimonio. Durante le perquisizioni, però, gli inquirenti trovano un'altra cosa. Trovano un bigliettino nel portafoglio dell'uomo con annotati dei numeri telefonici. Si trattava di numeri di centralini erotici. Il problema è che questi numeri furono chiamati dall'appartamento della famiglia Fontanella, tra l'altro proprio nell'ordine in cui erano scritti su questo fogliettino. Il problema è che furono chiamati in un momento in cui la famiglia Fontanella non era in casa e questo dimostrava che Alfano entrava in quell'appartamento. Dunque, Alfano non aveva un alibi e il movente poteva essere quello sessuale. D'altronde era stato ritrovato con tutti quei falli e inoltre aveva fatto quelle telefonate sulle linee erotiche. Si tratta però solo di indizi. Contro Alfano non c'è alcuna prova. Gli esiti del test del DNA sono andati a vuoto. Alfano fu arrestato il 21 febbraio proprio nell'azienda dove lavorava e fu accusato di omicidio aggravato e furto continuato aggravato. L'11 giugno del 1986 la Corte d'Assise di Como condanna Fiorenzo Alfano a 24 anni di reclusione, sentenza confermata poi in Cassazione e in appello. Fiorenzo Alfano è uscito dal carcere nel 2012, dopo aver scontato 16 anni di reclusione. Alfano in carcere ha sempre mantenuto un comportamento corretto e questo gli ha consentito di accedere alla legge Gozzini, che permette uno sconto di 90 giorni ogni anno di reclusione. Ha beneficiato anche dell'indulto, approvato dal Parlamento italiano il 31 luglio del 2016. Fiorenzo Alfano si è sempre proclamato innocente. Non è rimasto più nessuno dei parenti di Marisa in quella corte situata in Erba Alta. Domenico, il papà di Marisa, è morto da qualche anno e la mamma ha deciso di trasferirsi in un altro paese, ha voluto allontanarsi da quei luoghi. Per molti anni a Erba si è discusso sulla colpevolezza o sull'innocenza di Alfano e molti sono rimasti in contatto con lui anche mentre era in carcere. Di questo delitto non è mai stato delineato chiaramente il movente, la dinamica e non è mai neanche stata trovata l'arma del delitto. Signor Alfano, perché non le hanno creduto? Non lo so perché non mi hanno creduto. Credo che tutti gli elementi a sostegno della tesi accusatoria, peraltro poi divenuta definitiva nella sentenza, siano inesistenti. Intanto si è detto che Alfano ha ucciso spinto dalla passione morbosa nei confronti della povera ragazza. Non c'è testimone che possa dichiarare ciò. Per commettere questo delitto si è detto che il personaggio, la persona che lo ha commesso, doveva avere una particolare natura violenta. C'è una serie infinita di testimoni che dicono che Alfano è una persona mite, che dicono che Alfano è una persona onesta, che dicono che Alfano è una persona laboriosa, grande lavoratore. Di conseguenza è una seconda affermazione assolutamente gratuita. L'Alfano, a mio giudizio, avrebbe dovuto essere mandato assolto sin da quando è stato celebrato il processo. Rimane il rammarico che oggi è cambiata profondamente la cultura giudiziaria dopo la sentenza delle sezioni unite, con la famosa sentenza Andreotti, ove si dice che per condannare occorre che la prova ci sia al di là di ogni ragionevole dubbio. Io credo che di fronte alla copiosa messe di elementi di dubbio, sicuramente oggi l'Alfano sarebbe stato assolto con la più ampia formula terminativa. Ma voi cosa ne pensate? Secondo voi Alfano è colpevole o innocente? Oppure, come dice la Leusini, è il campione mondiale della Iella? Erba, una corte, Gallorini e un assassino che è stato condannato solo sulla base di prove indiziarie. Come nell'altro caso mi auguro che abbia scontato la pena il vero assassino. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi tanti like che mi fanno sempre molto piacere. Io vi aspetto qui alla prossima domenica. Un bacione, ciao!